Benvenuti in questo terzo ed ultimo episodio sulle migliori classi per ogni personaggio di Fire Emblem Engage. Dal momento che gran parte delle abilità le abbiamo già analizzate nelle precedenti 2 puntate, in questo video andremo molto più veloci per ogni personaggio. Prima di iniziare vi avviso che saranno presenti anche classi spoiler e vi invito a lasciare un bel mi piace, iscrivervi al canale ed attivare la campanella delle notifiche per non perdervi i prossimi video. Bene, iniziamo subito con Gian, che avrà un'abilità che non abbiamo mai visto nei primi 2 episodi, ossia competenza, che quando l'unità passa a nuovo livello i parametri di base crescono più facilmente. E su di lui consiglio caldamente la classe Gran Sacerdote. Con l'abilità Cura di sé, che come abbiamo visto nei precedenti episodi, può usare i bastoni curativi anche su se stesso. Procedendo abbiamo Alcris con l'abilità Vi proteggo io, ossia se un alleato nel raggio di 2 spazi subisce un attacco, l'unità subisce un buff sulla forza per un turno. E quindi è particolarmente utile utilizzarlo a fianco alla nostra abilità principale, che quando verrà colpita lui verrà potenziato di conseguenza. Partendo come Lord, la miglior derivazione su di lui è Tiratore d'Elite, con la nuova abilità Luna, ossia che dimezza la difesa o resistenza del nemico attaccato, con la probabilità pari alla destrezza. Proseguendo abbiamo Alfred con l'abilità Autosviluppo, che se l'unità tende senza attaccare e senza usare strumenti ottiene forza più 2 per un turno ed è molto utile quindi con lui essere lontani dai nemici. Quando arriverà il vostro turno, aspettare solamente nel turno successivo, grazie al buff ottenuto alla forza, attaccare. Andiamo a vedere le classi. Parte come nobile e la derivazione migliore su di lui è Avenir, con l'abilità Loto Dorato nella quale si dimezzi il danno subito con gli attacchi fisici, con la probabilità sempre pari alla destrezza. Passiamo a Boucheron, che dovrebbe stare in alto, eccolo, con l'abilità Distruzione Lacrimosa. Se un alleato aiuta l'unità con un attacco concatenato, vi ricordo che l'attacco concatenato avviene quando le unità sono adiacenti ed hanno un elevato grado di affinità. E in queste condizioni l'unità infligge 2 punti di danno in più. Parte come Soldato Ascia, è la miglior classe. A parte questa di corazziere, c'è un'altra molto particolare, ossia questa di Berserker, che come andremo a vedere sarà una peculiare anche di Panette. Passando a lui, eccolo, ha come abilità Ammiratore, che se 2 alleate sono adiacenti nel raggio di 2 spazi l'una dall'altra, il danno subito dall'unità diminuisce di 2 durante lo scontro e quindi capite benissimo come sia fondamentale il posizionamento sul campo con questa particolare abilità. Andiamo a vedere subito le classi. La classe di base è Corazziere Lancia e su lui sono possibili 2 alternative. La prima è quella di Generale, con grado S sulla lancia. La seconda è quella di Gran Cavaliere. Bene, passiamo adesso al prossimo personaggio, ossia Timerra. Io già l'ho fatto evolvere, comunque partirà non con questa ma con la prima delle abilità, ossia infligge triplo -5 ai nemici nel raggio di 3 spazi, e questo è particolarmente utile perché i tripli in questo gioco sarebbe il colpo critico e sono particolarmente potenti avendo moltiplicatore per 3 e quindi è fondamentale in ogni modo evitarli. Lei è abbastanza facile capire la derivazione perché parte come sentinella, quindi un ruolo basato molto sulla lancia, e la derivazione migliore è quella di picchetto, ossia
questa, che darà poi la seconda abilità che avete visto prima, particolarmente utile, Tempesta di Sabbia, che consiste che se l'unità sferra un attacco fisico, il danno si calcola con il 50% della difesa invece che con la forza. Passando al personaggio seguente abbiamo Lapis. Eccola. Anche questa l'ho fatta già evolvere. E l'unica abilità con la quale partirà è questa, Gloria Condivisa. E se c'è un'alleata adiacente all'unità stessa, l'unità ottiene colpo e schivata più 10 e subisce triplo meno 10. Quindi particolarmente utile come buff alle statistiche. E infatti adesso voi la vedete già evoluta, ma lei parte come soldato spada e come è facilmente immaginabile la derivazione migliore è quella di mastro di spada, anche se una possibile alternativa interessante potrebbe essere quella di generale. Però se volete andare sul sicuro, la migliore su di lei è quella di mastro di spada come l'ho fatta evolvere io. Passando al prossimo personaggio abbiamo Panette. Eccola. Anche lei l'ho fatta evolvere e parte con questa abilità Furia Sanguinosa che conferisce triplo più 10 se PS dell'unità non sono al massimo, e questa è una condizione che si verificherà praticamente sempre, perché in tutte le battaglie prenderete sempre un minimo di danno. Ed è importante anche per un altro motivo, ossia che lei, siccome è un attaccante particolarmente OP, soprattutto basato su un colpo critico elevato, un aumento del 10 del tasso di colpo critico è fondamentale su di lei. E infatti lei parte come Berserker e le migliori sono sia Cavaliere Lupo. Cavaliere Lupo che si dovrebbe trovare in fondo alla lista, eccola. Sia Cavaliere Lupo che anche una che è molto particolare, ossia quella di Ladro. Anche se sconsiglio personalmente questa di Ladro perché l'ultima combo OP che ho trovato riguarda proprio Yunaka con questa classe. Quindi al momento sconsiglio di utilizzare 2 volte la stessa classe all'interno della stessa squadra. E quindi per il momento la classe Ladro specializzatela su Yunaka e per lei rimanetela con Berserker. Infine, l'ultimo personaggio è Ortensia, con abilità gran personalità, dove se l'unità utilizza un bastone curativo, e con lei lo utilizzerete se non sempre, spessissimo, otterrà raggio più 1. Per raggio si intende la distanza in termini di caselle di azione dell'arma utilizzata. In questo caso, utilizzando un bastone, non si cureranno solamente gli alleati adiacenti, ma anche quelli più distanti, appunto grazie al raggio più 1. Andiamo a vedere subito la classe. Per lei è molto facile comprendere la classe nella quale si evolverà, infatti partirà come Domabestie, ma la migliore, come vedete già l'ho fatta evolvere, è quella di Cavaliere Sleipnir, anche se a onor di cronaca un'altra classe molto interessante su di lei è quella di Saggio. Ad ogni modo, tra le due, la migliore è senza ombra di dubbio questa. Bene, si conclude qui anche il terzo ed ultimo episodio della serie sulle migliori classi per ogni personaggio di Fire Emblem Engage. Vi ricordo che per non perdervi le ultime novità su Fire Emblem ed il mondo Nintendo in generale, potete seguirmi su tutti i miei social, di cui trovate i link in descrizione e nel primo commento. Ci sono tantissime altre nozioni da sapere su Fire Emblem Engage, infatti ho realizzato anche un tutorial sul combat system. Potete trovare ad ogni modo tutte le mie guide attualmente in sovrimpressione o nella playlist dedicata. In attesa del mio prossimo video, ciao e buon gaming a tutti!